Eccoci qua, ci risiamo, una nuova recensione Dark Fantasy. Ebbene sì, miei cari, bentornati a una nuova puntata di Recensiamo romanzi fighi. No, dai, il canale si chiama Podcast Malazan dei Caduti e io sono Elvis. Vorrei parlarvi brevemente di La strada perduta di Alessio Banini, il secondo tra i suoi che ho letto e il secondo di cui vi porto un'onesta opinione personale. Li ho comprati entrambi mesi fa e finalmente riesco a parlarvene, sono molto contento. Tranquilli, niente spoiler qui. In descrizione vi lascio il link della casa editrice Plesio e quello del profilo Instagram di Alessio. Tra l'altro io e l'autore di questo romanzo abbiamo da poco fatto una chiacchierata molto interessante andando ad approfondire la sua narrativa e nello specifico quella in Sangue Ribelle. Cliccate qui e andate a recuperarla oppure, sempre in descrizione, vi metto ogni link. Bando alle ciance, partiamo! La strada perduta è molto diversa da Sangue Ribelle, nonostante sia ambientato nella regione, faccia parte della stessa ambientazione Demon Inside. Per prima cosa notiamo che abbiamo un unico protagonista molto particolare, si tratta di un angelo decaduto, un'entità che prima si trovava assieme ad altri santi, angeli e soprattutto al dio dei cieli. Poi però è successo qualcosa, un grave evento che ha trascinato Uziel sulla terra dove è stato costretto a vivere come tutti gli altri, è costretto a mimetizzarsi tra gli umani e a fingere di essere uno di loro. Mica può andare in piazza a dire «Ehi, io sono un angelo» o forse ero un angelo. Perché, vedete, Uziel non è proprio sicuro di chi è e di cosa è talmente incerto su se stesso che parla da solo. Alessio è stato geniale nell'inserire numerosi capitoli in cui avviene semplicemente un dialogo tra il protagonista e la sua mente, in cui capiamo un sacco di cose, da cui ricaviamo il maggior numero di informazioni. A me questa scelta narrativa è piaciuta parecchio. Parallela alla normale vicenda, permette al lettore di entrare nella mente dell'angelo decaduto, di capire cosa pensa e come pensa. Inoltre questi dialoghi sono a volte molto divertenti e quindi riescono a staccare un po' dal ritmo serrato e cupo, a volte molto profondi e riflessivi, perciò scavano nella ricerca del proprio io. Eppure ancora non vi ho parlato della missione di Uziel, unica, fondamentale, prioritaria: cacciare i demoni. Oh yes! L'angelo si sposta di villaggio in villaggio alla ricerca di bestie immonde che nascono da quegli uomini e donne che commettono qualche crimine terribile. Un demone può nascondersi in ognuna delle persone che incontra, perciò Uziel non sa mai con certezza dove apparirà il prossimo. Insomma, la trama è veramente semplice, ma va a complicarsi con l'avanzare della storia. Il protagonista deve vedersela con queste entità maligne, ma non solo, perché la gente comune non lo vede di buon occhio e spesse volte lo tratta proprio come se fosse lui il malvagio. Infine, le difficoltà maggiori che Uziel dovrà affrontare saranno con se stesso, battaglie tanto inutili quanto fondamentali per la sua sanità mentale. In poco più di 200 pagine potete trovare questo e molto altro, di cui non vi ho parlato per ovvie ragioni. La strada perduta mi ha tenuto compagnia in un weekend solitario e ricordo perfettamente come io l'abbia divorato capitolo dopo capitolo. Sia che conosciate già l'ambientazione Demon Inside o meno, troverete in questo romanzo una visione totalmente distorta del viaggio dell'eroe, intrisa di oscurità ma con un pizzico di black humor quando serve. Inoltre, nonostante il concept si distanzi molto da Sangue Ribelle, ho ritrovato alcune tematiche comuni che fanno da sottotesto ad entrambe le vicende. L'assenza di speranza e l'angoscia derivante dall'ineluttabilità del destino. Può esserci qualcosa di più dark di questo? Faccio i complimenti all'autore per quest'altro lavoro sopraffino. Onestamente mi è piaciuto di più Sangue Ribelle, ma ho adorato come in questo qui Alessio studi la complessità umana attraverso la testardaggine di un angelo decaduto. Inutile dirvi che prima o poi leggerò le altre opere di questo talentuoso scrittore. Vi potrà interessare sapere cosa ne penso a riguardo? E voi avete letto La strada perduta? Come lo avete trovato? E se no, vi ho incuriosito? Qui sotto nei commenti potete lasciarmi i ringraziamenti per avervi fatto scoprire questa interessante opera.
Prego, fate pure. Vi lascio in descrizione tutti i link di cui potete aver bisogno, tra cui il Linktree, dove trovate la mia pagina Goodreads, la mia lista desideri a tema libri, la pagina Ko-fi se vi viene voglia di regalarmi un caffè. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e alle mie pagine social. Infine, condividete questo video con qualche amico appassionato di fantasy. Noi ci si vede alla prossima recensione. Vi avviso, ad agosto niente video. Avrete cose migliori da fare che stare qui ad ascoltare me, almeno lo spero per voi. Alla prossima, ciao gente!